Ciao a tutti, mentre registro questo video sono già tornato dal mio viaggio in Polonia, a Varsavia e Łódź in 48 ore. Si può fare. Ho deciso di registrarlo perché un po' mi ha tenuto compagnia e un po' speravo di fare qualcosa di carino. Fatemi sapere se vi è piaciuto e buona visione. Andrò in macchina a Parma dove prenderò un treno che mi porterà a Bologna. Da Bologna ho il volo per Varsavia alle 8:50, adesso sono le 14:20, quindi ho molto tempo. Passerò a trovare i miei amici in biblioteca. Ho lasciato la macchina nel parcheggio dell'ospedale perché è gratuito e perché è comodo. E ora vado a prendere il treno a Parma e nada. Ecco il mio amico. Sto andando in stazione a Parma, approfitto per spiegarvi un po' com'è l'itinerario. Io arriverò a Varsavia più o meno intorno alle 10:30, andrò direttamente in albergo. Domani mattina visiterò un po' il centro della città fino alle 2, quando prenderò un treno che mi porterà a Lodz, la seconda città dove vado, e lì mi aspetterà un mio amico dell'Erasmus. Ok, sono arrivato in stazione e no, dicevo, sono due città che devo visitare, quindi il mio obiettivo è visitare almeno il centro di entrambe. Se ce la faccio mi dirò soddisfatto. Sono arrivato a Bologna Centrale. Ora vado a prendere l'autobus per arrivare in aeroporto. Penso che arriverò per le 6:50 in aeroporto, quindi 2 ore prima. Ora avrei anche la possibilità di prendere il Marconi Express, questo tram che ti porta direttamente dalla stazione all'aeroporto, ma costa 12 euro a tratta. Fattibile, ma non ho voglia, farò 20 minuti a piedi. Prenderò il bus di linea e spenderò 1,50 euro. Mi sono fatto corrompere da questa focaccia che sembra buonissima. È buona, è al prosciutto. In realtà servivano 2 autobus per arrivare in aeroporto. Uno l'ho preso e ora sto andando a prendere l'altro. Questo metodo è un po' una scammata. Questo secondo autobus che devo prendere è una navetta che costa 4 euro, quindi alla fine spendo 5,50 euro, che sì, è meno della metà. Sto aspettando l'autobus e questo è l'ospedale maggiore di Bologna. Onestamente mi sono stufato, euro in più, euro in meno, di fare il poraccio, quindi ho noleggiato una macchina e sono venuto qui direttamente in macchina. E scherzi a parte, ho pagato anche il secondo biglietto 1,50 euro, quindi sono venuto qui spendendo un quarto di quello che avrei speso con il Marconi Express e mettendoci 4 volte il tempo, quindi direi che è giusto. Praticamente mi hanno balzato i controlli perché nel mio beauty c'era la crema pellicci e l'acqua effetto spiaggia che erano più di 150 ml. Ora devo andare a prendere un vasettino dove fare il travaso e ritornare ai controlli. Dopo anche il controllo antidroga ce l'ho fatta, sono dentro. Nell'attesa ho scaricato l'album di Marra, che non ho ancora ascoltato tutto, una puntata di Indagini e poi podcast di Barbero sulla rivolta sociale. Qua sono all'aeroporto di Varsavia, ho già preso il biglietto per andare in centro, sta piovendo un sacco. Raga, allora questa è la fermata dove c'è il mio albergo. Beh, non ci sono ancora arrivato, però ci sono un sacco di grattacieli. Sono finalmente arrivato in albergo, sono le 23 più o meno, 23 qualcosa. L'albergo non è malissimo, cioè la stanza è carina, è piccolina. Il bagno è un po' particolare. Non so come spiegarlo, come se fosse una cabina di un treno. Boh, non mi entusiasma tanto, però la stanza ci sta. Ora vedo se andare a mangiare qualcosa, tipo ho visto un kebabaro qui fuori o no. Buongiorno, ho deciso che farò colazione all'albergo qui, poi andrò verso il centro storico e mangerò lì e oggi pomeriggio prendo il treno per andare a Łódź. Il sole splende su Varsavia, è freddissimo e addirittura nevica. Sto andando alla vecchia città. Ho preso la metro, cioè il tram, e sto andando verso il centro. Sono arrivato nella città vecchia, che sarebbe tipo il centro storico.
come entrare in un mondo parallelo, perché la città è molto moderna e invece poi c'è questa parte qui. Direi che il primo step del viaggio è completato. Questa è tipo la via principale e ci sono solo io e questa suora. Quella è la piazza del mercato. Andiamo a vedere com'è. Ma perché non c'è nessuno? È tutto chiuso. Non capisco. Devo dire che, vabbè, anche quando sono andato a Cracovia il mood era lo stesso, cioè tutto tenuto bene, tutto curato e poi nessuno che si gode la città. Boh. Cioè non c'è neanche un turista. Non capisco, vabbè, me lo godrò io. Questa è una pista di pattinaggio, ovviamente non ci pattina nessuno, figuriamoci. Una cosa bella della città sono questi negozietti che hanno un sacco di cose carine. Questo era il centro storico, cioè la vecchia città, che è stata ricostruita dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale. Ora invece andremo al centro non storico, cioè attuale della città, dove vedremo il Palazzo della Cultura e della Scienza. Allora, intanto parliamo della metro che è pulitissima, funziona da Dio, il biglietto costa praticamente €1. La zona invece più nuova della città, grattacieli, ce ne sono tanti. Quello secondo me è il Palazzo della Scienza e della Cultura, che dovrebbe essere un edificio di epoca sovietica, credo sia quello perché è l'unico diverso, gli altri non mi sembrano molto sovietici. Ecco qua si vede ancora meglio, molto cool. Vediamo se riusciamo a salire su, in cima. Ok, sono riuscito ad entrare, questo è il Palazzo dentro. I primi polacchi che mi hanno sorriso, che bello. Questo edificio venne costruito nel 1955 direttamente su richiesta del governo russo dell'Unione Sovietica come regalo alle nazioni sovietiche. Credo che ce ne siano altri. Ho preso un gingerbread e un caffettino qui in questo posto. Alle 15:17 ho il treno per Łódź e ora sono le 13:35 e pensavo di, in queste 2 ore più o meno, vedere il museo della memoria degli ebrei polacchi e mangiare qualcosa. Il museo è questo qui, quindi mi sembra un po' grande da visitare in un'ora. Non c'è nulla qui, nulla, solo un'atmosfera sovietica. Alla fine sono caduto nella trappola delle multinazionali, sono andati perché non è una gran zona e non ho trovato niente. Niente, ho messo il telefono in carica, quindi ora mangio e poi vado a prendere il treno. In questo momento, mentre vi parlo, mi sta praticamente grandinando addosso, quindi ho scelto il momento giusto per andare via da questa città. Ciao! Guardate che bello il palazzo della stazione. Io non posso guardarlo perché mi arriva la grandine negli occhi. Bella questa stazione, quanto è moderna, quante cose ci sono. Il bubble tea. Ok, sono arrivato alla stazione di Łódź, dove il silenzio regna sovrano. Non c'è letteralmente nessuno che parla. Allora, c'è molto più freddo, però non piove. Ecco qua. Łódź, fabbriche. Qua ci sono un sacco di fabbriche perché questo è tipo uno dei centri più importanti di fabbriche tessili, forte componente tedesca che si occupava della produzione tessile. Stiamo andando a... Siamo in macchina, stiamo andando a Zofiówka, questa plot, donde podemos sauna, allora sauna si dice sauna in italiano. Plot sarebbe la casa di campagna. La casa di campagna dei genitori. O la vittoria o tutti accoppati. Quindi di campagna. Esatto. Andiamo avanti. Niente. Ciao.
Saluta. Salute, ciao. Follia, questa è la casa e questa qui è la sauna, giusto? Sperare, Cioè, sperare. E sperare. Aspetta, si dice. Aspetta. Vabbè. The fuck? Why it doesn't work? Andremo dopo alla sauna. And now dove andiamo? Where are we going? Andiamo a una You can casa di campagna dove the best Christmas Ok, wait. decorations I've seen. Ciao. Ma quanto sei bello! I love him. Questa praticamente è la casa di uno che vive qua. Boh. Even the Christmas trees outside the place are decorated with. Yeah, it's crazy. Even here, bro. Like, what the fuck? Oh yeah, io che pensavo che la casa a Medesano era addobbata bene. And look at the lights in the woods. Yeah, this is like for the horses. Oh. This is it. Abbiamo fatto la sauna e dopo acqua gelida 3 volte. Sono in un altro mondo. Ciao. Allora abbiamo mangiato. Abbiamo mangiato pizzeria. Lì di mio papà padre. di Miwosz ci ha Sì. fatto una pizza buonissima, devo dire, complimenti. Ora usciamo. Una vodka, por favor? No. Andiamo a bere un po' d'acqua. Comunque, questo è il centro della città. Questa è Łódź. Bella. Bello, bello, todos bellos. Tutto bello. Tutti belli. Tutti belli. Yo no sé qué estoy bebiendo con este. Do you see this view? Sì. Do you see every of these Snowflakes, Snowflakes. yes. Okay, perfect. Bravo. Guys, imagine each of these snowflakes is a person Sì. in your life that appears. Buongiorno raga, allora la serata è stata abbastanza folle. Nevica un botto, tra l'altro. E nada. Ragazzi, allora dopo un'ora si è svegliato anche lui. E ora andiamo a Manufactura. Manufactura, che è tipo un grande centro commerciale, mangiamo qualcosa. Poi prendo il treno e me ne vado. Allora stiamo andando in questo centro commerciale che praticamente è stato riadattato da una vecchia fabbrica. Per questo si chiama Manufactura. Eccolo qua, eccolo. Come due Elvis, noi due gatti neri, tutte storie brevi le altre. Va che bella luna, oh, hollywoodiana, io e te. E anche oggi il cibo polacco l'abbiamo assaggiato. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadło okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadło okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, Però odwróciłam sono state giornate intense, però erano 2 e per forza dovevano essere intense. Allora, il viaggio non procede bene
recuperato il volo di 2 ore, nevica, e sono qui in aeroporto. Raga, sono all'aeroporto di Bologna e la stanchezza che ho addosso è incredibile, però devo dire che ne è valsa assolutamente la pena. Adesso sono molto stanco, poi col fatto che l'aereo ha ritardato queste 2 ore, il primo treno da Parma, cioè per Parma, è a 00:20 e ora sono tipo le 10:40, quindi sbatti, grosso sbatti. Stazione di Bolo deserta, sono le 11:30 al momento. La mia cena consiste in questo delizioso tramezzino, prosciutto di Praga, scamorza affumicata e pomodorini. Mi dispiace perché di solito mi piace mangiare bene quando vado da qualche parte, solo che non avevo assolutamente tempo di organizzare anche pranzi, cene, eccetera. Comunque, nota sui tramezzini. Tramezzino che ha il contenuto solo in questa zona. Qui praticamente non c'è niente, vabbè, c'è pochissima roba, e qui non c'è assolutamente nulla. Perché succede questo? Perché l'unica parte esposta del tramezzino quando lo compri è questa centrale. Quindi le multinazionali ti fanno vedere soltanto la parte che vogliono loro. Questo tramezzino mi ha fatto riflettere molto sul perché fare un viaggio da soli. È molto formativo perché è cosa difficile, sicuramente più difficile che organizzarlo con qualcuno, però è molto soddisfacente, cioè fai tutto quello che vuoi dall'inizio alla fine del viaggio e allo stesso tempo hai tutte le responsabilità del viaggio, cioè organizzare le varie tappe, i vari spostamenti. Raga, il mio viaggio sta per finire, sono arrivato a Parma in treno e ora ho preso questa bici e andrò alla mia macchina. Penso di aver preso ogni mezzo possibile immaginabile in questi giorni. Bella. Dio benedica il parcheggio dell'ospedale. La mia povera macchinina è tutta ghiacciata. Sono finalmente arrivato a casa, sono le 2:16. Penso che butterò questi vestiti a lavare e andrò a dormire. E niente, non so chi guarderà questo video, però grazie, mi avete fatto compagnia, cioè è stato bello registrare questo viaggio e niente, ciao.